Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo medaglione molto bello con questo centrale e questa raggiera, se vogliamo, un po' particolare. Questo l'ho realizzato nei toni dell'autunno, quindi ho fatto un centrale beige con un filato color oro rosa e questi cristalli sulla tonalità dell'azzurro turchese e trasparenti che ho infilato un po' a casaccio. Prima di passare alla descrizione dell'occorrente e al tutorial, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che andrò a pubblicare. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Per questo progetto avremo bisogno di cristalli da 4 mm che non saranno altro che la nostra raggiera e ce ne occorreranno in tutto 72 per queste dimensioni. Io ne ho infilato qualcuno in più, non si sa mai, e li infileremo per primi perché gli ultimi cristalli che saranno lavorati andranno infilati per primi, e il centrale lo faremo con dei cristalli da 6 mm, che praticamente il centrale è questo, purtroppo si vede poco ma è questo beige ed è il classico fiore fatto da 7 cristalli che sono i primi che andremo a lavorare, quindi infilati per ultimo. Dopodiché avremo bisogno di una base da 6 centimetri. I cristalli li ho infilati su un filato gioiello, in questo caso numero 9. Dopodiché ci occorrerà un uncinetto che è l'1,75. Ovviamente un ago apribile per infilare i cristalli, operazione che io ho già effettuato. Avremo bisogno anche della forbice, un ago da lana per nascondere le codine, ma come dico sempre, se voi siete comodi con l'uncinetto va bene l'uncinetto, e una colla per bigiotteria. Iniziamo la lavorazione creando il centrale, quindi prendiamo i primi 6 cristalli da 6 mm e andiamo a fare un nodo. Dopodiché entro al centro, prendo il filo, faccio una catenella, vado a prendere l'ultimo cristallo da 6 mm, lo blocco con la catenella. Fatta la catenella, inserisco il cristallo che abbiamo bloccato in precedenza nello spazio centrale. Dopodiché, tenendo sempre il lavoro con la parte di dietro verso di noi, andiamo a bloccare con un punto bassissimo. Salgo con una catenella che sarà il mio primo punto basso, dopodiché vado a fare 4 catenelle. Vale sempre il criterio con questo filo, questo uncinetto, questi cristalli e la mia mano. Quindi le catenelle possono essere anche 3 o possono essere magari anche 5. Dopodiché entro tra i 2 cristalli che ho subito dopo e faccio un punto basso. Faccio 4 catenelle, entro nei 2 cristalli successivi e faccio un punto basso. Vado a fare 4 catenelle ed entro nello spazio dei cristalli successivi, vado a fare un punto basso. Faccio altre 4 catenelle, entro tra i cristalli e faccio un punto basso. 4 catenelle, e vado a fare il punto basso tra i cristalli. Faccio le ultime 4 catenelle e vado a chiudermi con un punto bassissimo nella prima catenella che abbiamo fatto a inizio giro. Dopodiché mi sposto con un punto bassissimo nell'archetto successivo e salgo con 3 catenelle. Prendo il filo, entro nell'archetto, nello stesso archetto in cui sto lavorando, e vado a fare un punto alto inserendo i 2 cristalli. Quindi quando chiudo le prime 2 asoline inserisco un cristallo, chiudo le altre 2 asoline e inserisco un altro cristallo, rientro, faccio un punto alto vuoto, rientro di nuovo, faccio un punto alto con i 2 cristalli,
quindi chiudo le prime 2 asoline con un cristallo, le altre 2 asoline con un cristallo, dopodiché rientro, faccio un punto alto vuoto, rientro di nuovo e vado a fare un punto alto con i cristalli inseriti. Praticamente la sequenza da fare per ogni archetto è questa. Questo è il primo archetto, quindi abbiamo le 3 catenelle, punto vuoto, punto con cristalli, punto vuoto, punto con cristalli, punto vuoto, punto con cristalli. Quindi abbiamo 3 punti vuoti e 3 punti con cristalli in maniera alternata. Adesso vado nell'archetto successivo, entro e vado, faccio un punto vuoto, rientro, avvicino i 2 cristalli, vado a fare il punto con i cristalli, quindi 2 asoline con un cristallo inserito, 2 asoline con l'altro cristallo inserito, rientro, faccio il mio punto vuoto, entro di nuovo, faccio il punto con i 2 cristalli, rientro di nuovo nell'archetto, faccio il punto vuoto numero 3, dopodiché rientro, faccio il punto con i cristalli numero 3. Entro nell'archetto successivo, inizio la sequenza col mio punto alto vuoto, dopodiché mi preparo per il secondo punto alto, avvicino 2 cristalli, blocco il primo, blocco il secondo, rientro per il punto alto vuoto numero 2, dopodiché rientro e faccio il punto con i cristalli numero 2, li avvicino, scarico 2 asoline con un cristallo inserito, scarico le altre 2 con l'altro cristallo, entro e faccio il punto vuoto, rientro e faccio il punto con i cristalli e vado a ripetere questa operazione finché non abbiamo riempito tutti gli archetti. Quindi entro nell'archetto successivo, inizio con il punto vuoto, eccetera eccetera, vado a completare il giro, ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Ho terminato di riempire l'ultimo archetto, quindi ho finito con un cristallo, con un punto alto con i cristalli, vado a chiudermi con un punto bassissimo sulla terza catenella partendo dal basso di inizio giro. Ora faremo un giro con cristalli e aumenti, quindi come facciamo? Saliamo con 3 catenelle, sarà il mio primo punto alto. Rientriamo nello stesso punto di base, facciamo un altro punto alto vuoto. Dopodiché qui abbiamo il punto alto con i cristalli, entro e faccio un punto alto con i cristalli inseriti. Il punto successivo ce l'abbiamo senza cristalli, quindi entriamo e facciamo 2 punti alti, facciamo l'aumento. Entriamo nel punto che viene dopo e ce ne accorgiamo perché comunque li sentiamo con le dita i cristalli. Ha il cristallo, quindi entro e faccio un punto alto con i cristalli inseriti. Il punto che viene dopo ce l'abbiamo vuoto, quindi entriamo e facciamo i 2 punti alti. Dopodiché abbiamo quello con i cristalli, entriamo, facciamo il punto con i cristalli. La sequenza da tenere per tutto il giro sarà questa: 2 punti alti, quindi un aumento dove abbiamo il punto alto vuoto nel giro sottostante e un punto alto coi cristalli sul punto alto coi cristalli del giro sottostante.
Quindi qui ho fatto il mio aumento, qui ho il punto alto con i cristalli, mi inserisco, prendo il filo, avvicino i due cristalli e faccio il punto alto. In questo modo andiamo a formare questa sorta di raggiera. Quindi andiamo a lavorare in questa maniera e ci vediamo quando ho terminato il giro. Ho terminato, ho fatto l'ultimo punto, quindi abbiamo iniziato con 2 punti alti vuoti e quindi dobbiamo finire con un punto alto con i 2 cristalli. Ora allungo l'asola, giro il lavoro e vado a chiuderlo dalla parte del davanti. Quindi entro nella terza catenella partendo dal basso delle 3 catenelle di inizio, prendo l'asola e la porto sulla parte davanti del lavoro. Ora andremo ad attaccare il lavoro alla base, quindi salgo con una catenella e includo anche la mia base. Dopodiché rientro nello stesso punto e faccio un punto basso. Dopodiché, spostando bene i cristallini per vedere i punti, entro nel punto successivo, faccio un punto basso, entro nel punto dopo, faccio un altro punto basso e andiamo a ripassare a punti bassi lavorando punto su punto, includendo la base. Se notate che il lavoro vi resta troppo teso, dovete sforzarlo troppo, magari fate qualche aumento, quindi magari in qualche punto ogni tanto, al posto di fare un punto basso solo, ne fate 2. Io vado avanti a lavorare tutto il giro e ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Arrivati alla fine del nostro giro andiamo a chiuderci con un punto bassissimo sul primo punto. Dopodiché andremo a ripassare tutto il giro a punto bassissimo, quindi entro nel punto successivo, prendo tutto il punto intero e faccio un punto bassissimo. Ovviamente dovremo avere una mano piuttosto morbida. In questa maniera, tenendo le asoline belle morbide, andiamo a fare tutto il perimetro del nostro medaglione. Vado a lavorare tutto il perimetro e ci vediamo quando sono arrivata a fine giro. Sono arrivata a fare l'ultimo punto bassissimo. Adesso non faccio la catenella di sicurezza, ma bensì taglio il filo una ventina di centimetri, lo estraggo, vado a prendere l'ago da lana e entro al centro del punto bassissimo successivo. Quindi noi siamo qui, in questo punto, io vado in quello successivo, porto il filo sul dietro del lavoro e ho chiuso il mio giro. Dopodiché vado dietro, vado a fare una serie di punti asola per chiudere e vado a nascondere poi dopo la codina di filo tra i punti. Qui abbiamo la possibilità, perché è un lavoro pieno. Vado a fare altri 2 o 3 nodini, dopodiché nasconderò il filo tra i punti e faccio la stessa cosa sul filo iniziale. Ci vediamo quando ho terminato.
Ed ecco terminato anche l'altro medaglione. Ne avete due versioni, uno proiettato verso l'autunno e uno ancora estivo. Avrei dovuto mettergli un anellino, però mi sono resa conto che non ne ho della misura adatta, perché per il dorato è troppo piccolo e per l'oro rosa è troppo grande. Quindi usate l'immaginazione, provate a immaginarlo con l'anellino inserito. Comunque restiamo sempre sulla linea dei progetti velocissimi. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.